Esattamente come un fulmine a ciel sereno di Zeus, è arrivato in accesso anticipato Titan Quest 2. Oggi voglio condividere con voi la mia prima impressione a caldo su questo gioco di ruolo mitologico d'azione, sequel di un grande classico sviluppato da Grimlore e dalla THQ Nordic. Era già stato annunciato, ma non era chiaro quando avrebbero rilasciato per la prima volta una versione pubblica. Grande è stata la sorpresa, infatti, quando Steam mi ha avvisato che l'accesso anticipato era disponibile. Da vecchio studente di liceo classico e grande amante della mitologia, specialmente quella classica mediterranea, mi ha stupito subito la presentazione delle Moir. Ben ritrovate, Tiranno Matto qui. Oggi andiamo dritto al sodo degli intricati piani divini del destino. Sing muses of faith and the mortal, watched by the gods on Prothi Island, where the story begins. E come la narratrice ha esposto in lingua inglese, cercherò di riassumere. È proprio sull'isola di Prothi, dopo la creazione del personaggio, che inizierà la nostra avventura. Look narrativo è quello della crisi divina generata dalla dea Nemesi, che ha attaccato e devastato la città di Sparta. Ormai si può dire che è un cliché narrativo, insomma, giusto Kratos? Gli dei greci non hanno ancora imparato che gli spartani vanno lasciati perdere. Scherzi a parte, comunque, nella storia la nostra mentore ci ha evidentemente salvati da un genocidio divino. E contrariamente a tantissimi altri action RPG, non saremo dei poveri scappati di casa, abbandonati su una spiaggia. Anzi, è proprio inteso sia nella narrativa sia nel game design che vanno a braccetto che noi si venga benedetti dal Pantheon greco e che quindi il nostro potere diventi più simile a quello di un semidio e va a giustificare anche una progressione stessa del nostro personaggio, che a quanto pare è slegato dai fili del fato che sono stati divorati e corrotti dalla vendetta di Nemesi. Quindi preparatevi, perché dopo i primi granchi affrontati sulla spiaggia di Prothi, il gioco diventerà progressivamente sempre più duro fino ad affrontare proprio la nostra Nemesi. Bene, ma cosa aspettarsi da questo accesso anticipato? Sarò conciso a riguardo rifacendomi a tutte le informazioni che THQ Nordic e Grimlore hanno condiviso con noi. La data di rilascio ufficiale, che lo vedrà sbarcare anche su Xbox e PlayStation, è stimata per l'ultimo quarto del 2026, quindi banalmente tra novembre e dicembre dell'anno prossimo. L'accesso anticipato è uscito il 1 agosto e ogni 3 mesi vedrà dei grandi aggiornamenti che rivoluzioneranno tutti i sistemi di gioco, aggiungendo anche parti interessanti della campagna, nuove classi tra virgolette, ma ne parliamo fra un pochino, che sono chiamate maestrie, e ovviamente tanti cambiamenti alla qualità della vita, all'UI, perché dovete ricordarvi che un accesso anticipato non è il prodotto finito. E in merito mi sento di aggiungere 2 cose, perché credo vadano spezzate diverse lance per i ragazzi bavaresi dietro Titan Quest. Il gioco costa 24 euro su Steam in sconto fino all'8 agosto e soprattutto hanno garantito che non saranno presenti microtransazioni di alcuna natura. Una volta rilasciata la versione definitiva del gioco, hanno già promesso che lavoreranno a delle espansioni vecchia scuola per ampliare la campagna, le meccaniche di gioco e via dicendo. Quindi io ritengo che l'investimento sia oculato al momento, e se vi piace il genere o vi piace la mitologia greca, fateci un pensiero. Andiamo al succo del game design e parliamo di come funziona la progressione del personaggio. Prima di tutto non abbiamo delle vere e proprie classi e al contempo nemmeno un insieme infinito di scelte come su Path of Exile, perché ricordiamoci, qua si tratta sempre di Diablo-like, che a me piace chiamare ormai PoE-like, proprio perché Diablo è così semplicistico, così scontato, così inutile ormai che non riesco neanche a prenderlo come esempio di sottogenere, scusate. In ogni caso su Titan Quest 2 si parla di maestrie, sono ben presentate, succose e permettono un sacco di personalizzazione.
quello che rappresentano sono delle benedizioni divine che ci permettono di accedere a delle abilità specifiche, e le stesse abilità possono essere personalizzate con dei modificatori. Questo sarà possibile mano a mano che avanzeremo nella storia, con punti maestria, punti divini che vanno ad aumentare la nostra affinità con una delle varie maestrie che potremo scegliere, al momento limitate a un massimo di 2 per personaggio, quindi potremo scegliere di fare una classe ibrida o una classe unica, e tutto ciò sarà gestito dagli attributi, che sono in realtà 3 principali che vanno ad influenzare ognuno altri 2 attributi minori. Essi saranno importantissimi per l'equipaggiamento, che realmente va a tramutare i nostri numeri in statistiche offensive e difensive. Davvero basta poco per andare a guardare le meccaniche e capirle. Non c'è nulla di astruso ed il gioco ci accompagna mano a mano alla comprensione e all'attuazione di ogni struttura di personaggio. Appunto, fra gli elementi action RPG c'è una linearità nella progressione attraverso le mappe che ci permette di equipaggiare oggetti che aumentano di potenza assieme al nostro livello e che vengono appunto ottenuti uccidendo una serie di nemici all'interno delle mappe di gioco, oppure comprandoli per oro dai mercanti, oro che si ottiene ovviamente uccidendo mostri. Però, contrariamente ai colleghi giochi di ruolo d'azione, Titan Quest 2 ha alcune meccaniche ancora embrionali che sicuramente andranno sviluppate durante il ciclo di accesso anticipato, insieme anche a un endgame e altre meccaniche e attività necessarie alla longevità del gioco una volta terminata la campagna, e dunque non aspettatevi un'esperienza completa da questo early access. La narrativa è molto forte, il gioco è estremamente godibile, si sente che siamo dei prescelti, dei semidei, non siamo costantemente massacrati di botte come su Path of Exile 2, dove è proprio difficile superare alcuni scaglioni. Certo, anche qui, fintanto che non si hanno determinate abilità di movimento, è tutto più lento, ma non per questo legnoso, difficile e frustrante. Anzi, ritengo tutto estremamente godibile, e anche se allo stato attuale il gioco prevede soltanto il giocatore singolo e non c'è ancora una funzione stabile di multigiocatore, sarà possibile sperimentare sia con estranei sia in cooperativa tutta la campagna, che ritengo il punto di forza di questo titolo, e a ben pensarci non ha l'aspirazione di diventare così moderno live service come Diablo, Path of Exile, Last Epoch, per fare alcuni nomi. È un pochino più vecchia scuola, un pochino come Grim Dawn, però si può sempre sperare che gli sviluppatori, una volta raggiunti i loro obiettivi, come già detto, pensino a qualcosa in più per la rigiocabilità, quindi uno sviluppo di un sistema endgame procedurale o qualcosa del genere. Oltre anche all'implementazione del sistema di potenziamento, incantamento degli oggetti che era presente nel primo capitolo e che adesso manca sonoramente. Nota di merito finale sul design sono i combattimenti con i boss. Non ho giocato tantissimo al momento della pubblicazione di questo video, ma continuerò a giocare. Quello che ho visto però mi ha soddisfatto parecchio. Per quanto riguarda grafica e performance non ci si può lamentare, sto riuscendo a giocare a 120 fps con una 390 Ti e un buon computer, con temperature normali ad agosto, che è un miracolo, e assolutamente lo stile grafico di Grimlore mi è sempre piaciuto tantissimo, sono un grande amante degli Spellforce e si vede che la loro transizione dal primo Titan Quest a questo secondo capitolo va ad attingere tantissimo, grazie al motore di gioco, al loro motore grafico, a quanto hanno già raggiunto con i loro strategici e con gli altri titoli sui quali hanno lavorato. Quindi pollicione in su. Va detto che però ogni tanto qualche stutter è presente, penso sia normale, sono tutte piccole cose che vanno sistemate durante il ciclo di accesso anticipato. Ribadisco, se lo volete comprare scendete a patti con il fatto
che state supportando, tra l'altro a un prezzo risicato, un progetto in corso di sviluppo che al momento è davvero eccezionale. Non me lo sarei aspettato da questo punto di vista, anzi avevo messo le mani avanti soprattutto su questo argomento di grafica e performance, però è andata bene, sta andando bene. Direi che come prima impressione la mia è estremamente positiva. Voglio continuarlo a giocare e sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. Volete affrontare Nemesi alla ricerca di risposte in questa odissea titanica? Quale maestria sceglierete? Cosa vi ispira di più? Riuscirete a sopportare da qui fino alla data di rilascio ufficiale il fatto che la localizzazione in italiano non è ancora presente? Ma, tra parentesi, sono sicuro che THQ Nordic spingerà parecchio per tradurre e localizzare tutto quanto. Magari non il doppiaggio, che comunque è fantastico. Voglio sottolineare che per esempio la nostra mentore è doppiata dalla doppiatrice di Mintara di Baldur's Gate 3. Però ecco, per chi non mastica benissimo l'inglese o vorrebbe rilassarsi un pochino quando videogioca, non preoccupatevi, hanno un lungo trascorso di traduzioni di tutti i loro titoli. Ad ogni modo credo che per essere un prodotto incompleto fornisca già veramente tantissimo a livello di esperienza, di godibilità e anche di profondità narrativa, che di solito è un plus per quanto riguarda gli ARPG, i giochi di ruolo d'azione, isometrici non a turni, che di solito hanno anche dei tempi molto stringenti, bisogna correre, bisogna grindare per giocare. Ecco, Titan Quest 2 è diverso. Sicuramente aggiungeranno anche un mercato interno per quanto riguarda gli scambi fra giocatori in multiplayer, ci sarà il rilascio anche per console, ci sarà il crossplay, ci saranno tante funzionalità. Sono sicuro che gli sviluppatori cureranno al meglio questo secondo capitolo, perché era attesissimo da anni e finalmente è arrivato, anche se di punto in bianco senza preavviso. Dunque, anche oggi grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno, un salutazzo pazzo, un abbraccio a tutti quanti, mi raccomando un like, una condivisione e l'attivazione della campanellina se vi è piaciuto questo video. Fatemi sapere se vorreste vedere altro di Titan Quest 2, Tiranno Matto out anche oggi. Questo è quanto, alla prossima avventurieri ed avventuriere.